focaccia 1000 bolle, una focaccia molto areata, molto soffice e molto goduriosa nella sua semplicità. Facciamola insieme. Nella planetaria, munita di gancio, mettiamo le farine Manitoba, e farina zero. Possiamo aggiungere anche il lievito di birra disidratato, che possiamo mettere direttamente nelle farine, e il malto diastasico. Questo aiuta la lievitazione, ma se non ce l'avete potete aggiungere un cucchiaino di zucchero o uno di miele. Non è proprio la stessa cosa, ma più o meno la funzione è quella. Perfetto. Ci rimane l'acqua, l'olio e il sale. Per prima cosa azioniamo la macchina e aggiungiamo 2/3 dell'acqua a filo, dopodiché attendiamo un attimino che l'impasto si incordi, ovvero si attorcigli intorno al gancio. Ecco, come avete visto, ho aggiunto un goccino di acqua e ho lasciato che la planetaria giri per asciugarla completamente. Vedete che adesso qui l'acqua non c'è più? Ecco, dovete fare così con la restante acqua per 4-5 volte finché l'impasto lo avrà incamerato, l'avrà incamerata tutta. L'impasto ha assorbito tutta l'acqua, ci sono voluti 10 minuti, quindi prima le farine, prima le parti secche, poi aggiungiamo 2/3 dell'acqua, impastiamo. Quando diciamo il composto si agglomera, possiamo aggiungere piano piano la restante acqua, ma proprio un goccino, lasciare che assorba l'acqua all'impasto e continuare così. Ci vorranno 10 minuti. Adesso, come vedete, l'impasto è bello incordato, la ciotola è bella asciutta. Cosa facciamo ora? Inseriamo il sale e l'olio, li alterniamo poco alla volta, sempre impastando. Ora l'impasto ha assorbito tutto quello che c'era da assorbire: acqua, sale e olio. Come vedete era perfettamente incordata e staccata dalla ciotola planetaria. Così deve risultare. Ci ho impiegato in totale 13-14 minuti tra tutto, quindi un po' di tempo ci vuole. Potete farla a mano? Sì, ma dovete essere molto pratici, dovete avere dei bei muscoli. Io uso sempre un goccino d'olio extravergine per aiutarmi con l'impasto, in modo appunto che non si appiccichi più di tanto. Comunque l'impasto adesso, come vedete, non è perfettamente liscio, ma lo diventerà tra poco. Innanzitutto io mi aiuto con un po' di olio sul piano di lavoro, in modo che l'impasto possiamo lavorarlo senza aggiungere farina, perché sennò è appiccicoso. Quindi mettiamo l'impasto sul piano di lavoro. E adesso non è che non sia elastico, ma non è proprio elastico come vogliamo che sia. Con le pieghe, cosa che vi farò vedere adesso, lo diventerà. Un goccio di olio anche sulle mani. In cosa consistono le pieghe di un impasto? Innanzitutto servono per praticamente asciugarlo, renderlo più elastico e dargli più anche diciamo manovrabilità. Poi adesso vedete è un pochino appiccicoso, quindi le pieghe consistono nel prendere l'impasto e fare questo lavoro, poi si prende dall'altra parte e si fa lo stesso lavoro. Guardate come già diventa più liscio l'impasto. Adesso però vedete è abbastanza già come posso dire compatto, no? Quindi non più così morbido, però sta diventando anche più liscio. Cosa facciamo? Per comodità, anzi potete lasciarlo sul piano di lavoro così com'è. Lo coprite, dopo avergli dato 2 o 3 pieghe come ho fatto io, con una ciotola rovesciata e lo lasciate riposare per almeno 20 minuti. L'ideale sarebbe anche mezz'ora,
Poi ripetete questa operazione per altre 3 volte, in totale gli avremmo dato quindi 4 giri di pieghe, esattamente come ho fatto io adesso. Fate le pieghe, lo mettete a riposare sotto la ciotola per 20-30 minuti e poi ripetete questa cosa per altre 3 volte. Ci vediamo alla quarta piega. Sono trascorsi i 20 minuti, abbiamo fatto l'ultima piega, ecco come si presenta il nostro impasto. Metto un goccio di olio sul piano di lavoro, ci ribalto sopra l'impasto, guardate che bello che è. Adesso lo lavoro in questo modo per ottenere una pallina. Vedete che l'impasto è molto elastico, molto lucido anche, questo è dovuto anche alle pieghe, e trattiene molta aria. Olio la ciotola in cui vado a mettere poi l'impasto. Lo copro con pellicola. E lo porto a lievitare nel forno spento per 2 ore. Eccoci con l'impasto dopo 2 ore di lievitazione. Prendiamo una leccarda da forno, quella che avete voi a casa, la cospargiamo di abbondante olio e poi ci versiamo sopra il nostro impasto. Guardate che bello che è, come si muove. Questo è proprio l'impasto giusto per questo tipo di preparazione. Voilà. Cioè, vorrei farvi vedere. Ora olio anche in superficie. 2 cose dovete avere per fare questa ricetta: abbondante pazienza, perché non è difficile, ci sono solo tante, diciamo, fasi, e abbondante olio. Tutte e 2 servono. Ok, allora io adesso non sto a dargli una forma particolare, magari giustamente la adagiamo un po' sulla teglia in questo modo. Non la formiamo ancora, la copriamo con un'altra teglia da forno e la lasciamo lievitare così per 1 ora. Ci vediamo tra 1 ora. Dopo 1 ora di lievitazione, guardate come si presenta il nostro impasto, sempre bello movimentato quando lo tocchiamo. Prepariamo la salamoia, ovvero mettiamo un goccio d'acqua, l'olio e il sale dentro ad una ciotolina e mischiamo tutto. Ecco, questo andremo a metterlo poi sulla superficie della nostra focaccia, ma prima di tutto bagniamoci le mani con l'olio e facciamo appunto i buchetti classici da fare sulla focaccia, che sono anche terapeutici. Bolle su bolle, come vedete. Questi buchetti poi trattengono anche la salamoia che andiamo a mettere. Acqua, perché l'acqua serve a non fare seccare troppo la superficie della focaccia, l'olio che dà sapore e anche ovviamente il sale che serve a insaporire. Ecco qua.
È il momento di portare in forno la focaccia, la mettiamo per 10 minuti a 220 gradi nel forno statico, poi da statico lo trasformiamo sempre a 220 gradi in ventilato per altri 15 minuti. Ed ecco la nostra focaccia 1000 bolle, guardate che bella che è. Io l'ho lasciata leggermente intiepidire ovviamente e ora possiamo tagliarla. E ecco le 1000 bolle, come promesso. Guardate, sembra proprio una spugna. Che dite? La rifarete? Non è difficile, è soltanto un po' laboriosa, diciamo, però guardate che soddisfazione. Che ne dite? Ne tagliamo un pezzetto e l'assaggiamo? Direi proprio di sì. Io prendo la parte croccante perché mi piace sempre di più. Mi raccomando, rifatela e fatemi sapere.